Ciao a tutti gli amici di KSynth Lab, oggi nuova recensione e parliamo di lui, Easy X-Synth. Questo video è realizzato in collaborazione con X-Synth che mi ha inviato questa unità che rimarrà con me in studio. Oltretutto questa unità mi è arrivata giusto in tempo per le mie vacanze estive, quindi me lo sono portato in viaggio ed è stata la scelta migliore che potessi fare e adesso ne parliamo. Innanzitutto Easy X-Synth è questo synth estremamente sottile e compatto, quindi come vedete è veramente spesso pochissimo, ha tutte le connessioni qua sulla parte laterale e tutto il resto è invece sul pannello. Questo strumento è interessante per diversi motivi. Innanzitutto è un synth estremamente compatto. Easy ha anche in questo formato dei controller, quindi sono muti, c'è sia la versione 25 che la versione 37 tasti. In questo caso Easy X-Synth nasce al momento, poi magari in futuro si vedrà, solo nel formato 25 tasti. Questa cosa lo rende chiaramente estremamente portatile. Questo strumento si può facilmente infilare in uno zaino, in una borsa e portarselo in giro, quindi lo strumento viene alimentato tramite USB di tipo C. Qua sulla parte dove c'è il controllo del volume è possibile poi accendere lo strumento che è pronto praticamente in tempo zero. Quindi Easy ha fatto un mezzo miracolo se vogliamo, perché in uno spazio estremamente ridotto ha condensato sia dei tasti che comunque hanno una buona dimensione e sono estremamente suonabili, ma anche una serie di controlli che sono tutti a pannello, quindi abbiamo 4 encoder, abbiamo tutta la parte qua dei menu, quindi degli effetti, abbiamo la sezione di qua dedicata agli oscillatori, l'FO macro e gli inviluppi, e poi a sinistra dei tasti le parti di modulazione, di trasposizione dell'ottava, glide, arpeggiatore, eccetera, eccetera. E poi sulla estrema destra abbiamo un selettore poi per la scelta dei suoni. All'interno dello strumento ci sono inoltre diversi banchi, quindi non è che lo strumento è estremamente limitato, ci sono 4 banchi di preset comunque sovrascrivibili da 128 suoni, quindi potete utilizzare i preset all'interno o comunque realizzare i vostri suoni e memorizzarli all'interno dello strumento. Questo strumento, appunto, dicevo, io l'ho utilizzato nelle mie vacanze estive, me lo sono portato in vacanza proprio per la sua compattezza e per la possibilità appunto di utilizzarlo fuori dallo studio, perché se esistono anche altri controller, chiaramente 25 tasti come potrebbero essere ad esempio l'Arturia Minilab, che comunque è un controller estremamente compatto, questo ha il vantaggio di poter essere utilizzato anche senza
il computer, perché se da una parte abbiamo magari delle master molto compatte dove noi abbiamo bisogno di portarci il computer, avere i nostri plugin che magari non sempre sono caricati all'interno del computer ma sono su hard disk esterni, con questo tutto questo non avviene, cioè nel senso addirittura potremmo, come ho fatto io, alimentarlo tramite un power bank collegato tramite l'USB, suonare chiaramente i suoi tasti e collegare delle cuffie, quindi noi possiamo suonare liberamente. Al tempo stesso, attenzione perché Easy Xsynth al suo interno ha anche una scheda audio, quindi se collegata dal computer noi possiamo tranquillamente uscire tramite USB di tipo C, andare dentro nel nostro computer, impostarlo come scheda audio e registrare direttamente sia MIDI che audio tramite questo strumento. Quindi con uno strumento che appunto costa attorno ai 300-400 euro si può fare veramente tanto. A livello di sound design, chiaramente all'interno sono state create delle patch che poi sentirete nel corso di questo video e nel video No Talking, di base chiaramente virtual analog, quindi c'è un po' di tutto, si può chiaramente programmare altro, però lo strumento di base è comunque abbastanza flessibile, quindi si può crearsi tutto quello di cui si ha bisogno e suonare fuori dallo studio. Il tasto è molto basso, cioè nel senso la tastiera forse è l'unica cosa a cui io personalmente ho dovuto abituarmi leggermente, forse la prima volta che l'ho utilizzato, proprio perché a differenza di una meccanica normale che vedete anche qua lateralmente, il tasto nero è rialzato rispetto ai bianchi, quindi ci si trova in una posizione abbastanza naturale quando si suona, perché è scontato trovare i tasti in questo modo. Invece qua, proprio per tenere la compattezza dello strumento, i tasti neri sono sì leggermente più alti di quelli bianchi, ma di poco, quindi magari su determinati accordi, determinati passaggi bisogna leggermente abituarsi. Nulla di tragico, c'è una leggera curva di apprendimento, ma si suona senza problemi. Questo strumento assolutamente è consigliato per chi si sposta, per chi vuole un qualcosa da portarsi dietro, magari in viaggio, magari in aereo, magari in treno. Questo si può infilare veramente in uno zaino e avere i propri suoni per poter suonare, per poter registrare, magari sì tramite il computer, ma anche solo suonare senza registrare nulla. Può essere chiaramente utilizzato anche come controller nel momento in cui lo colleghiamo tramite MIDI o tramite USB al nostro computer, e al tempo stesso in studio, come io ho fatto per la demo No Talking, collegarlo tramite un adattatore MIDI, quindi mini jack, che non è incluso però comunque si trovano sul mercato, andando da mini jack del MIDI in a MIDI normale dentro una master keyboard, in questo caso ho usato l'Arturia Keylab 49 Mark III, utilizzare Xsynth come se fosse un expander. Di conseguenza possiamo sempre utilizzare i suoi tasti, possiamo sempre utilizzare tutti i controlli che abbiamo a pannello, ma al tempo stesso sfruttare un tasto standard, una pitch e una modulation standard, e diventa assolutamente ancora più flessibile, perché ovviamente dove abbiamo la disponibilità di altri controlli, quindi di poter espandere questo setup, la cosa è ovviamente interessante, si può fare perché ci sono le connessioni sul retro dello strumento.
Strumento estremamente interessante proprio perché è flessibile sia per fuori casa, fuori studio che in studio. Quindi non è uno strumento che è limitato all'uso fuori casa, tanto per dire, no? Però sicuramente la sua vocazione è essere un synth molto portatile, molto potente da essere utilizzato quando ci spostiamo fuori da una situazione tipo quella che vedete alle mie spalle. Quindi dove non è possibile magari spostarsi strumenti che sono decisamente più ingombranti o più pesanti, ma si vuole comunque portarsi dietro un qualcosa per poter suonare. Quindi questo potrebbe essere anche uno strumento in più da portarsi magari quando si va anche in tour, dove magari la strumentazione viene spedita direttamente sul palco, ma si vuole avere comunque un qualcosa di pronto e disponibile anche per suonare in albergo, per suonare in viaggio, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente, secondo me, è un bel coltellino svizzero da avere sempre a portata di mano quando si viaggia. Io vi consiglio ovviamente questo strumento, che è estremamente compatto. Trovate in descrizione i link diretti se volete acquistarlo e il link diretto al sito di Esi con tutte le varie informazioni specifiche di questo strumento. Ringrazio Esi che mi ha inviato questo strumento per provarlo, per registrare la demo e la recensione che trovate sul canale. Vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima recensione o video sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!